Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Siamo arrivati all'8ª apparizione in ordine cronologico della Madonna nella storia dell'umanità. Questa apparizione avvenne a Tagaste in Algeria. Lo dico perché ogni tanto qualcuno mi scrive: ma apparizioni fuori dall'Italia non ne ha avute? Quelle che fino all'8ª apparizione direi che più della metà avvennero fuori dall'Italia, anzi 2/3 sono avvenute fuori dall'Italia, quindi ovviamente all'interno di un discorso comunque di cristianità. Tagaste è l'attuale Songharash in Algeria. E questa apparizione avviene circa nel 331 d.C. La Madonna appare alla madre di Sant'Agostino, mamma Santa Monica, e le appare per consolarla dalle sue afflizioni, in quanto Santa Monica era rimasta vedova. Monica, con l'assidua e fiduciosa preghiera e le sue lacrime di implorazione, ottenne la trasformazione spirituale del figlio Sant'Agostino, che allora era solo Agostino. Nel libro delle Confessioni è delineata la sua figura di madre cristiana e di contemplativa, attenta ai bisogni degli umili e dei poveri. Quindi era una signora molto contemplativa, contemplava, pregava, aveva questi incontri spirituali e poi però era anche attiva nella società, dando aiuto materiale ai bisognosi e agli umili. Il colloquio fra Monica e Agostino ci apre la profondità del suo spirito, tutto proteso verso la patria del cielo, patrona delle donne sposate, delle madri e delle vedove. L'etimologia del suo nome, Monica, deriva dal greco, che vuol dire solitaria. Non poteva avere un biografo più attento e devoto di Agostino, il figlio, che la generò 2 volte, nella carne e nello spirito. Sono parole che si leggono nelle Confessioni di Sant'Agostino. Ella mi ha generato sia con la sua carne perché venissi alla luce nel tempo, sia con il suo cuore perché nascessi alla luce dell'eternità. Monica era nata a Tagaste, in Africa, da famiglia cristiana. Andò sposa in giovane età a un patrizio, non ancora battezzato, dal quale ebbe 2 figli, Agostino e Navigio. È una figlia di cui ignoriamo il nome, quindi ebbe 2 figli maschi e una figlia femmina. La figlia non sappiamo il nome. La sua non fu una vita tranquilla, ebbe molte afflizioni per il comportamento del marito, di carattere difficile e facile all'ira, ma ebbe la consolazione di portarlo alla fonte battesimale, quindi riuscì a fare battezzare il marito che non era battezzato, ammansito 1 anno prima di morire, quindi in tarda età. Rimase vedova, tutte le sue cure si rivolsero al figlio più ribelle, alla Grazia, intelligente ma svogliato. Per lui pregò e pianse, gli fu costantemente accanto, dolce, discreta. Per non perderlo di vista lo seguì nelle varie peregrinazioni in Italia, a Roma e a Milano. Sapete che Sant'Agostino inizialmente era molto intelligente, inizialmente gli piaceva studiare, studiava imparare questo, imparare l'altro, eccetera, ma non era un credente, anzi gli dava un po' fastidio questa cosa che tutti volessero, provenendo dalla famiglia cristiana, poi con la mamma così devota, che tutti volessero farli credere per forza. L'abbiamo sempre detto, poi essendo di famiglia danarosa, avendo dei soldini, gli piaceva di più andare in giro a divertirsi. La mamma piangeva e si disperava. Ebbe però una misteriosa visione e in questa visione appunto la Madonna le ripeté questa frase: non può essere che il figlio di queste lacrime si perda, in quanto la mamma, appunto Monica, piangeva spesso perché aveva un dispiacere enorme che il figlio fosse così lontano dalla fede, così distante dal credere, dal darsi da fare,
mentre gli altri due figli, figlio maschio e figlia femmina, erano già più credenti, sebbene non così appassionati, ma comunque seguivano le scie della mamma. Agostino ricevette il battesimo nel 387. Trascorsero insieme il periodo estivo, in attesa della partenza di Monica per l'Africa, dal porto di Ostia, perché nel frattempo, come abbiamo detto, Agostino era andato in itinere, in giro anche per l'Italia, perché si avvicinava a un sacco di studi scientifici, di studi pratici, tecnici, fisici, che in Italia poteva ottenere a differenza che in Africa. E quindi erano tutti e due in Italia quando lui finalmente si accostò alla fede, ricevendo il battesimo da adulto, quindi da grande. È qui che Agostino registra gli ultimi colloqui con la madre, dai quali possiamo dedurre la grande nobiltà d'animo di questa incomparabile donna. Di non comune intelligenza, se poteva scambiare pensieri tanto elevati con Agostino. Avvenne, scrive questi al capitolo 9 delle Confessioni, che io e lei ci trovammo soli, appoggiati al davanzale della finestra che dava sul giardino interno della casa dove alloggiavamo, a Ostia, quindi era vicino a Roma, a Ostia. Si parlava tra noi con infinita dolcezza, dimenticando le cose passate e protendendoci verso le future, e si cercava insieme, in presenza della verità, quale sarebbe stata l'eterna vita dei santi, vita che né occhi vide né orecchi udì e che mai penetrò in cuore d'uomo. Quindi anche in questa lingua un po' antica, in questo italiano tradotto un po' antico, lui e la mamma parlavano del futuro e si interrogavano su come poteva essere la vita di alcuni santi cristiani, vita nella quale nessuno aveva potuto mettere occhio o orecchie e quindi avvolte da molto mistero, al di là dei loro atti eroici o, per quello che riguarda i martiri, proprio della loro morte eroica. Le ultime parole di Monica in questo colloquio ci danno l'immagine della sua anima. Figlio mio, per quanto mi riguarda non c'è nulla che mi attragga in questa vita. Non so nemmeno che cosa faccio qua giù e perché ci sia ancora. Una sola cosa mi faceva desiderare di vivere ancora un poco, vederti cristiano prima di morire. Dio mi ha concesso più e meglio, vederci cioè disprezzare le gioie terrene e servire Lui solo. Che cosa faccio qui ancora? La mamma aveva raggiunto il suo obiettivo, il suo scopo. Di lì a poco infatti ella morì a Ostia prima di potersi imbarcare per far ritorno in patria. Era l'anno 387 e aveva 55 anni. Ma il miracolo quale fu? Fu appunto la Madonna che nel 380 è, dopo Cristo, ovviamente parliamo dopo Cristo, è apparsa a Santa Monica, proprio in una delle sue preghiere sconsolate in cui pregava per questo figlio che non voleva battezzarsi, non voleva diventare cristiano. E appunto le disse la frase che abbiamo sentito prima: non può essere che il figlio di queste lacrime si perda, e quindi le concedé la grazia, come abbiamo visto, nel 387 a 55 anni morì. Scrivetemi qua sotto se avevate mai sentito di questa apparizione della Madonna, l'apparizione di Tagaste in Algeria. Per quello che mi riguarda ci vediamo in un prossimo video, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere il like, condividere i video sui vostri social che sono un grande aiuto per il canale. Ciao a tutti da Ermanno, ciao!